Eccoci qua. Marco Travaglio, il vice direttore del Fatto Quotidiano. Credo almeno, se poi vuole salire lo fai salire. È un fischio all'americana questo, sì. E poi? S'accomodi. Bene, buonasera a tutti. Siamo qui per raccontare un po' quello che è successo 20 anni fa, poi naturalmente parleremo anche di quello che è successo oggi pomeriggio, ieri, l'altro ieri. Però io partirei dal 17 febbraio del 1992 pomeriggio, quando i carabinieri, capitanati da uno sconosciuto pubblico ministero molisano in servizio a Milano, irrompono in un ospizio per anziani, il Pio Albergo Trivulzio, dove hanno notizie precise che sta per avvenire la consegna di una tangente, una microscopica tangente, soprattutto se la paragoniamo alle cifre di oggi. L'inflazione ha lavorato molto evidentemente in questi anni, perché era una tangente di 7 milioni e mezzo, prima rata di una tangente concordata in 15 milioni di lire, naturalmente stiamo parlando di lire, che un piccolo imprenditore del ramo pulizie, Luca Magni, era stato costretto a versare al presidente di quell'ospizio, il Pio Albergo Trivulzio, Mario Chiesa, socialista, amico di Craxi, aspirante sindaco di Milano, per avere l'appalto appunto delle pulizie nell'ospizio. Magni aveva denunciato il racket del Pio Albergo Trivulzio ai magistrati. Di Pietro gli aveva nascosto una telecamerina nella valigia, un microfono nella camicia, in modo che fosse agevole nel momento in cui Magni entrava con le banconote già segnate e le consegnava a Mario Chiesa, irrompere e prendere Chiesa con le mani nel sacco. Quello che succede dopo ce lo racconta Di Pietro. Sarò brevissimo come prima presentazione. Facciamo un botte e risposta abbastanza breve, così raccontiamo tante cose. È successa una cosa molto semplice, e cioè che noi avevamo bisogno della chiavetta per accendere il quadro, perché come funzionava la macchina a Milano l'avevamo ben capito. L'avevamo così capito che ci eravamo messi pure insieme il pool dei perdenti, perché io mi occupavo di reati contro la pubblica amministrazione e non riuscivo ad andare oltre che formulazione di accuse di falso ideologico in relazione a delibere sbagliate, o di abuso o omissione di ufficio in relazione a decisioni prese dalle autorità amministrative non conformi alla legge. In realtà, se uno fa un abuso è perché ne deve tornare un tornaconto, se uno fa un falso come reato è perché ne deve avere un tornaconto, perché altrimenti perché dovrebbe dire 2 più 2 fa 5 se sa che fa 4? Se scrive 5 è perché gli fa comodo scrivere 5, il falso. Se invece di vedere una cosa fa finta di non vederla, omette di fare il suo lavoro, è perché c'era un tornaconto. In definitiva, occupandomi di reati contro la pubblica amministrazione, fino allora avevo scoperto Lombardia Informatica, Oltrepo Pavese, le patenti facili, l'alluvione, e di chi di più. Avevo fatto un sacco di indagini in cui avevo capito benissimo come funzionava Tangentopoli, ma mi mancava il finale. Perché? Perché non c'era la prova del ritorno, cioè la tangente. Ma Piercamilli Davigo insieme a Di Maggio avevano fatto una miriade di inchieste che addirittura mettevano insieme sia i reati della pubblica amministrazione sia i reati di criminalità organizzata con Di Virgilio e quant'altro, cioè le prime collusioni della evoluzione della mafia che, venendo a Milano dalla Lupara, passava alle finanze. Gherardo Colombo poi non vi dico, era quello che aveva fatto il Banco Ambrosiano, è quello che aveva scoperto la P2, quello che era andato a Castiglion Fibocchi, Liri, eppure lui si era dovuto fermare perché a un certo punto gli mancava. Insomma,
avevamo le capito carceri tutti quanti. d'oro anche, che furono le carceri d'oro Le carceri che furono d'oro, inaugurate le dai carceri d'oro, politici che l'avevano. le carceri d'oro furono l'inchiesta che ci permisero a noi PM di conoscerci e di capire che insieme potevamo fare la differenza. Lo spiego per chi non lo sapesse: le carceri d'oro erano le ultime carceri che sono state costruite in Italia, tutte quante pagando tangenti. Infatti a inaugurarle furono i politici che le deliberarono, praticamente furono i primi a esserne ospitati. Da allora hanno preferito non costruirne di nuove. Ecco come nasce il Pool Mani Pulite. Nasce da un'esigenza di mettere insieme sforzi da parte di magistrati che avevano capito come funzionava e che, grazie a Dio, ognuno aveva un'attitudine diversa. Io ero il poliziotto, Davigo era quello che metteva a posto le carte che gli portavo io la sera e le traducevo in capo di imputazione, perché io ci azzeccavo. Gerardo Colombo era colui che andava il giorno dopo a trovare i riscontri e che faceva quadrare i conti e quindi le prove, i riscontri probatori. Il concorso di circostanze, luna, sole, terra in questa eclisse per Tangentopoli ci ha permesso a noi, che avevamo attitudini diverse, professionalità diverse che si complementavano fra di loro. Così è stato possibile ideare questa innovazione nel sistema, perché ricordatevi una cosa, che per quanto riguarda la giustizia, l'eterna lotta fra guardie e ladri, di regola vincono i ladri perché partono prima. La guardia è sempre colui che deve rincorrere per scoprire come ha fatto il reato e per riprenderlo quando è scappato. Ogni tanto capita che la guardia scappa più del ladro. Quando scappa più del ladro? Quando riesce a trovare un meccanismo investigativo che è innovativo rispetto al meccanismo del ladro. Ecco perché io mi arrabbio quando adesso vogliono togliere le intercettazioni. Perché ma come? Finalmente riusciamo a trovare un meccanismo moderno per combattere la criminalità e tu mi vuoi far tornare con l'asino. E in quell'epoca che cosa successe? Che cosa ci inventammo noi tre? Ci inventammo un meccanismo molto semplice. Invece di impazzire appresso il falso ideologico, invece di impazzire appresso all'abuso d'ufficio, l'omissione d'atto d'ufficio, invece di impazzire appresso a cosa commetteva il pubblico ufficiale, cerchiamo di capire come faceva colui che doveva pagare al pubblico ufficiale a trovare la provvista. Quindi le indagini le spostammo, indagammo non più su chi prendeva ma su chi dava, attraverso il reato di falso in bilancio. Dopodiché gli dicevamo: amico mio, adesso te li sei fregato tu e allora ti prendiamo l'azienda, oppure ci dice a chi l'hai dato. Ora tu devi sapere che il pentito processuale è l'esatto contrario del pentito biblico. Il pentito biblico è quello che vuole soffrire per espiare la pena. Il pentito processuale è colui che vuole offrire per evitare la pena. Allora, in una situazione di questo genere, rispetto alla domanda, ma gliel'hai dato o lo voleva per forza? Ma no, ma ha messo in condizione che non potevo fare a meno. Da qui la concussione per induzione, cioè la contestazione al politico, al pubblico amministratore, che aveva messo in condizione l'imprenditore di non poterne fare a meno, di darglielo. E l'imprenditore parlava. Adesso io non voglio andare oltre perché sennò rubo le domande che mi deve fare dopo. Allora, quel giorno, chiaro il concetto. Quel giorno nell'ufficio di Chiesa lei c'era Di Pietro o c'erano soltanto i carabinieri? No, c'era anche il poliziotto Di Pietro. C'ero anch'io. Chiesa ha tentato di far sparire una mazzetta nel cesso? C'ero anch'io perché no? Perché guardate, adesso leggere di un politico inquisito, non fa niente, leggere di un politico inquisito, voglio dire, vabbè, è come dire sono andato a prendere un cappuccino. Ma ai tempi nostri... Scusate, notate la fiducia che ha Di Pietro nei lettori del Fatto Quotidiano, lascia abbandonato il portafogli senza problemi. Anche perché... Allora, no, la questione era questo, stavamo dicendo, quel giorno se c'ero o non c'ero. C'ero sì, perché all'epoca
prima di prendersela con un politico, anche noi avevamo remore. Te lo ricordi la prima volta, te l'avrai raccontato Davico, mi pare che ne parli proprio anche su uno dei tuoi libri. Quando cominciamo a prendercela con i politici, all'inizio, Madonna, perché tutti noi siamo nati col culto del rispetto di chi sta nelle istituzioni. Vuoi mettere un parlamentare, un ministro, un sottosegretario? La Madonna. Cioè è una persona importante, una persona che è qualcuno, adesso ci fa ridere, ma all'epoca... E allora io mi ricordo la prima volta che inquisimmo un sottosegretario, aveva fatto per un'attività che aveva fatto da ministro, ma in quel momento non era manco quello, però era politico, parlamentare. Quando lo chiamammo, parlai con Pier Camillo, ma no, andiamo a sentirli in prefettura, perché è il posto del governo, la prefettura, è dove il governo sta in sede locale. Non possiamo far vedere che lo facciamo vedere uno dal Parlamento, in tribunale, in una procura. In prefettura, quando siamo andati lì, il prefetto ci ha dato pure la sua stanza, e quando siamo andati lì, io mi sono sentito pure in imbarazzo, mi ricordo sono andato con un brigadiere lì, ho detto a lui, si metta seduto al posto del prefetto, mi sono messo io da sta parte, come se fossi io... E poi ho cominciato a fare la prima domanda, e poi la seconda, e poi la terza, e poi ho capito, ma questo è più scemo di me. Cioè, ho capito che in realtà fare politica non bisognava essere oltre le persone normali, ma bisognava essere peggio delle persone normali. E da lì... Non è obbligatorio essere fessi, però aiuta, ecco questo. Però da lì ho capito una cosa, che dovevamo andare a colpo sicuro. Per questa ragione, quel giorno, diciamo così, teorizzato la cosiddetta convergenza del molteplice, vale a dire, è vero che se solo lui mi accusa la parola sua contro la mia, ma se siete 100 che mi ha accusato, la moltiplicazione delle persone che ti accusano porta all'oggettivizzazione dell'accusa. E allora io cosa feci? Se vado lì e quello dice ma la parola di Magni è contro la mia non mi basta, allora l'ho fatto accompagnare da un brigadiere, e quello dice ma il brigadiere ce l'hai messo tu e non ti va bene. Allora abbiamo collegato questo microfono, l'abbiamo collegato al 113 in modo che ascoltavano tutte le pattuglie, in modo che invece di uno erano 100 le persone che l'ascoltavano. Dopodiché ha fatto anche un'altra cosa che non mi ha funzionato, però mannaggia, però lui non lo sapeva che non mi ha funzionato, io non gliel'ho fatto credere, gliel'ho fatto credere che ha funzionato quando ha confessato Mario Chiesa. Ho detto, abbiamo tentato ma non ha funzionato, di collegarlo direttamente a Radio Taxi, in modo che tutti quelli che stavano nel taxi lo sentivano tutti quanti. Non ha funzionato però in quel momento quando lui ha detto ma quando sono entrato lì, no? Che lui ha detto no, ma io non ho fatto niente. E questi di chi so? No, ma questi sono miei. E io allora ho aperto e ho detto no, questi sono miei, che questa è la firma mia, vedete, perché ci avevo messo la firma mia ognuno nel banco no. E allora, diciamo così, la prova è oggettiva, la prova soggettiva ha cominciato a confessare. Questi erano gli albori di Mani Pulite, cioè ci voleva la prova provata per poter smuovere le montagne. Eppure le abbiamo smosse. L'amarezza sta nel fatto che si sono fregate la montagna con tutte Mani Pulite. Ecco, da quel piccolo episodio poi si moltiplicano gli indagati, perché il meccanismo non era quello delle intercettazioni ma era quello delle confessioni. Gli imprenditori confessavano di avere pagato non soltanto quel piccolo addetto alle pulizie, ma altri imprenditori confessarono di avere pagato tangenti a Chiesa per gli appalti della ristrutturazione dell'ospizio. Allora vengono ovviamente arrestati, dopo le loro confessioni naturalmente ammettono di avere pagato tangenti anche per altri appalti. È difficile che un imprenditore paghi per lavorare soltanto in un ospizio, pagavano anche per grandi appalti gestiti dal comune, dalla provincia, dalla regione, e quindi si arriva alle autostrade, alle ferrovie, al passante ferroviario, allo stadio di San Siro aggiornato per i mondiali d'Italia 90, si arriva all'aeroporto, a Malpensa, a Linate, e fino a quando poi si arriva agli appalti addirittura gestiti a livello nazionale tramite l'IRI, Italstat, con tutte le grandi imprese di costruzioni, perché il meccanismo è: imprenditore fa i nomi dei politici che hanno preso i soldi, i
l'imprenditore ha detto di avere pagato, a loro volta fanno i nomi di altri imprenditori che li hanno pagati, gli imprenditori che li hanno pagati fanno i nomi di altri politici che hanno pagato, che fanno i nomi di altri imprenditori che li hanno pagati, e con questo sistema l'indagine nel giro di 2 anni arriva credo a 5.000 indagati e a 900 arrestati nella sola città di Milano. Come diceva l'avvocato Flick, la tangente ovviamente la fa in 2, cioè i personaggi di Tangentopoli sono Gustavo dandolo e Godevo prendendolo, e quindi loro giocano sulle divisioni di Gustavo dandolo e Godevo prendendolo e li prendono tutti. Questa è la ragione per cui pochissimi tra quelli che sono stati indagati in quell'inchiesta si sono poi rivelati innocenti. Non crediate alle balle che raccontano su una montagna di assoluzioni. Le assoluzioni con scritto che il tizio non c'entrava niente sono meno del 5% di quei 5.000 indagati. Gli altri sono stati o salvati dalla prescrizione o sono stati salvati da leggi fatte per modificare le prove, cioè per annullare ciò che prima era prova e dopo non era più, oppure addirittura per modificare i reati, cioè per depenalizzare i reati. Quello che è interessante è capire come da questi politici locali e imprenditori milanesi e lombardi e poi a livello nazionale si scala il livello del palazzo, per cui si arriva ai sindaci di Milano, Tognoli e Pillitteri, oltre a una miriade di assessori, di pubblici funzionari, di amministratori di ospedali, di ospizi, di enti previdenziali e di tutto ciò che era pubblico, dove c'erano sempre i partiti nei consigli di amministrazione che erano messi lì per grassare il denaro pubblico prelevando una quota sul valore di ogni appalto. E c'era naturalmente il cartello delle imprese che si mettevano d'accordo per vincere facile, cioè senza il rischio della concorrenza. Nella gara d'appalto era già predeterminato quale impresa avrebbe dovuto vincere quell'appalto o quell'altro, quindi quando facevano le offerte in busta chiusa con i ribassi erano minuscoli. Perché? Perché si erano messi d'accordo prima e quindi ci guadagnavano tutti a tenere molto alti i prezzi, ragione per cui le opere pubbliche in Italia sono sempre costate il doppio o il triplo che negli altri paesi europei, ed è purtroppo ancora così oggi, perché in Italia 1 chilometro di alta velocità ferroviaria costa il triplo che in Francia e il quadruplo che in Spagna. E per giunta facciamo anche tratte inutili come il TAV Torino-Lione. Ma ritornando a noi, quello che vorrei sapere da Di Pietro è come arrivano a Craxi, perché come era forte il timore reverenziale dei magistrati nell'incontrare i primi politici, dopodiché uno ci fa l'abitudine, allo stesso modo tutti gli italiani in quelle primavera, estate, autunno del 92 si domandavano sottovoce chissà se arriveranno mai a Craxi, perché era considerato assolutamente impossibile arrivare ai vertici del potere nazionale, anche se per Craxi era un po' più facile che per altri, proprio perché Craxi aveva residenza e ufficio operativo a Milano, quindi sotto la loro diretta giurisdizione. Tutti gli altri politici stavano a Roma o zone limitrofe e quindi ricadevano sotto il famigerato Porto delle Nebbie, che sui politici, almeno all'epoca, non aveva mai voluto indagare, anzi aveva soltanto insabbiato. Ecco, com'è che si arriva a quel 15 dicembre, passato quasi un anno dal giorno dell'arresto di Mario Chiesa, quando viene recapitato da un maggiore dei carabinieri l'avviso di garanzia, il primo avviso di garanzia, il primo di una lunghissima serie, a Bettino Craxi? Tra le tante indagini che stavamo facendo, di cui appunto vi ha fatto un'ottima sintesi Marco Travaglio, una indagine riguardava la metropolitana milanese. La metropolitana milanese fu una bella opera per Milano, ma costò molto di più di quel che doveva costare, perché c'era una lottizzazione a monte delle imprese che dovevano partecipare. La lottizzazione era così importante in quel periodo della cosiddetta Tangentopoli che, per farvi un esempio, noi non facciamo quasi mai intercettazioni telefoniche. Capitato qualche volta per qualche fatto specifico, perché dovevamo rincorrere qualche fatto specifico.
e ricordo una intercettazione telefonica fra un parlamentare che stava a Roma e un consigliere regionale che stava in consiglio regionale in Lombardia, a Milano. Stiamo facendo la finanziaria, anche per il nostro partito noi abbiamo diritto ad una quota di distribuzione di appalti di 100 miliardi di lire per la Lombardia. Che ci facciamo? Cioè non si è posto il problema qual è l'opera importante da fare. Risponde quest'altro. Ma possiamo scegliere di fare o attività edili o attività elettriche o ospedali o sulle ospedali. E gli domanda l'altro. E secondo te quali conviene? Ma ci conviene, dal punto di vista dei soldi in più, ci conviene fare la parte idraulica che ci danno il 13%. Però abbiamo 100 miliardi, non riusciamo a spenderli tutti, quindi dobbiamo fare anche qualche cosa di ospedale. Allora, e lì quando prendiamo? Lì prendiamo il 7%. Allora dica, informati un po', che se ci danno almeno l'8,5, 9, gli facciamo fare un po' di ospedali. Cioè la decisione su quale cosa serve fare non dipendeva da che cosa era più urgente fare, ma da qual era la quota di tangente di percentuale che si poteva prendere di più. Questo era il sistema. In questo sistema la metropolitana milanese l'ha fatto da leone, perché voi immaginate la metropolitana milanese, quando si costruisce ex novo, come qualsiasi metropolitana, tutte le ditte devono lavorare, dall'idraulico all'elettrico, all'edile, eccetera, eccetera. E allora c'era una lottizzazione totale di questo sistema. Nell'ambito della lottizzazione totale, la ripartizione che si era stabilito di fare era una ripartizione abbastanza banale. Ogni 100, 25 alla, come si dice, alla DC, 25 come si dice, al PSI, ai socialisti, 25 a chi governava, perché chi governava al prescindere diceva sì, io sarò pure un ministro democristiano, ma quello va per il partito, quest'altro deve andare per la mia corrente, per me stesso, e 25 andava a quelli che erano i comunisti di allora, i quali però non chiedevano 25 in tangenti, ma chiedevano 25 in opere. Non è perché erano più nobili, è perché lo davano alle cooperative che poi finanziavano e davano direttamente al partito, quindi sempre 100 era alla fine. Però a Milano, per quanto riguardava la metropolitana milanese, il Partito Socialista la faceva da leone e soprattutto lì, proprio perché era a Milano, proprio perché c'era Craxi, una quota doveva andare direttamente a lui. E chi era l'uomo di riferimento? Si chiamava Silvano Larini. Silvano Larini era un architetto, un Godard, come si dice in francese, insomma in italiano? Viveur. Passava 6 mesi in Polinesi e 6 mesi in Italia. Ecco. Però quando tornava in Italia raccoglievo questi soldi che il sistema gli dava, il sistema erano i referenti di ciascuna di queste aree, raccoglieva e le portava in Piazza del Duomo 19 e le depositava in camera da letto, perché Bettino Craxi aveva una cameretta dove riposava con un lettino, e allora le depositava lì. Quindi una volta che siamo arrivati a Larini siamo arrivati anche a lui, evidentemente. Perché? Perché è stato possibile, attraverso una serie di dichiarazioni, riscontrare che Bettino Craxi prendeva i soldi, che chi portava i soldi non li portava solo a Balsamo, li portava anche direttamente a lui. Da qui, Balsamo era il tesoriere nazionale del partito. Ecco, io do sempre per partito preso, ma qui sono tanti giovani che hanno bisogno di saperlo queste cose. Questa è la fase in cui, diciamo, individuiamo che anche Craxi non può, che la regola per cui dicono che noi l'abbiamo condannato perché non poteva non sapere, ve lo ricordate sto giochino? Non è vero. L'abbiamo richiesta la condanna e ottenuta la condanna perché il letto, invece di contenere persone, conteneva banconote, che è una cosa un po' diversa. Non è che lo poteva non sapere, ma soprattutto perché nel proseguo delle indagini poi arrivammo a ottobre del 94, e questo poi fece scoppiare tutta una serie di altre questioni, arrivammo a un certo Giorgio Tradati, che era il suo compagno di banco di quando era alle elementari, e che non c'aveva niente a che fare con la politica, salvo che aveva per lui aperto 2 conti correnti
molto riservati, uno Constellation Financière presso la SBS di Chiasso e uno Northern Holding presso la Trade Development Bank di Ginevra, e in questi conti correnti c'erano messi soldi non per il partito, ma perché Craxi l'ha messo per sé e per la sua famiglia. Tradati si è messo paura, e però comprate il libro Mani Pulite, che vi racconta una grande storia. Sì, Tradati, che era colui che gestiva i conti di Craxi in Svizzera, nel 93 riceve una visita di Craxi, il quale gli dice: sposta i soldi dai due conti perché stanno arrivando i giudici a sequestrare i soldi. E Tradati, temendo di finire in galera, rifiuta di fare quest'opera di depistaggio e di inquinamento delle prove, e Craxi lo sostituisce con Maurizio Raggio, uno che faceva in gioventù il barista a Portofino, che poi si era fidanzato con una vecchia amica di Craxi, la contessa Vacca Augusta, e che viveva nella famosa villa Altachiara insieme alla contessa sulla rocca di Portofino. E così Raggio andò in Svizzera e svuotò i due conti, dove erano depositati in quel momento una cinquantina di miliardi di lire, 25 milioni di euro, e li portò via insieme alla contessa fuggendo in Messico. Credo che la polizia giudiziaria di Di Pietro e del Pool li abbia, se li sia lasciati sfuggire per qualche ora, diciamo. E poi però Tradati fu arrestato poi in Messico, Raggio fu arrestato in Messico, confessò di avere sputtanato una parte dei soldi di Craxi per i suoi ozi e i suoi vizi personali, ma il resto di averlo poi fatto recapitare dal Messico ad Amamet, dove nel 94 nel frattempo Craxi si era rifugiato perché era finita la legislatura, aveva perso l'immunità parlamentare, non era stato rieletto e nemmeno ricandidato, e quindi privo dell'immunità sarebbe finito in galera. Ritornando a Mani Pulite, questa facilità che avevano gli imprenditori e i politici di confessare è, secondo me, la principale ragione per cui gli italiani avevano capito che Tangentopoli non era un'ipotesi investigativa, non era un'accusa tutta da dimostrare, ma era una roba solida, perché confessavano gli imprenditori che pagavano, confessavano i politici che prendevano, e per questo la gente si è fatta l'idea che fossero colpevoli, perché se uno confessa la prima cosa che ti viene in mente è che sia colpevole, e quindi facevano in modo di alleggerire la propria responsabilità collaborando con la giustizia per ottenere delle attenuanti. Ed è noto che se uno collabora con la giustizia non c'è bisogno di arrestarlo, perché se collabori con la giustizia non puoi evidentemente inquinare le prove, se le stai portando tu stesso ai magistrati. Invece, vista poi a posteriori, l'inchiesta Mani Pulite è stata venduta alla gente come un'inchiesta dove si torturava la gente per far confessare cose mai fatte. Piercamillo Davigo dice: ma quale tortura, questi confessavano al citofono, quando gli mandavamo la polizia in casa quelli già al citofono cominciavano a confessare per la paura che avevano di quello che si era scoperto, perché il magistrato, quando indagava il politico, aveva già la confessione dell'imprenditore nelle mani, quindi confessavano perché erano colpevoli, non perché erano torturati. Alcuni però non confessavano. Una delle differenze fra i tesorieri occulti dei partiti di governo e il tesoriere occulto del Partito Comunista, Primo Greganti, è che i tesorieri della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista, eccetera, si tiravano giù i pantaloni appena vedevano un magistrato o sentivano in lontananza una sirena dei carabinieri o della Guardia di Finanza o della Polizia, mentre invece Primo Greganti si è fatto tutto il periodo di custodia cautelare, e l'hanno arrestato 2 volte dal primo all'ultimo giorno, continuando a ripetere che lui le cose le faceva per conto suo, senza avvertire nessuno. C'è anche un episodio in cui si spiega perché quello sconosciuto magistrato molisano che lavorava a Milano, in mezzo a magistrati molto famosi, molto importanti, alcuni con 2 o 3 cognomi, alcuni addirittura di origini nobiliari, riusciva là dove gli altri non riuscivano. A me questa storia l'hanno raccontata Davigo e Colombo, che dopo una giornata intera passata a torchiare un inquisito che non voleva saperne di aprire bocca, non declinava nemmeno le proprie generalità e il proprio numero di matricola,
Stufi di insistere, si sono arresi e sono andati a cena. Cena a cui doveva partecipare anche Di Pietro, che però non arrivava. Perché non arrivava? Questa te la ricordi? Vabbè, allora completo e poi magari se hai qualche aneddoto. Lui aveva deciso che non era il caso di arrendersi e quindi era tornato sul luogo dell'interrogatorio per riprovarci e si era presentato in carcere, perché questo signore stava in carcere, non mi ricordo nemmeno più chi fosse. Fossati. Radice Fossati? Ah no, un altro, Fossati. Si era presentato in carcere con un plico così di fogli e glieli aveva sbattuti sul tavolaccio degli interrogatori, della sala degli interrogatori, non so se di San Vittorio o di Opera. Quello, visti i fogli, ha cominciato a pensare che fossero dei verbali e infatti Di Pietro gli ha lasciato credere che fossero verbali di alcuni imprenditori che sostenevano di avergli pagato una tangente, che loro già sapevano che era stata pagata, ma non c'era nessuno che la confessasse. E allora, come spesso si fa, più per la verità nelle questure che non nelle procure, dove si fa credere al tizio per farlo crollare che il suo complice ha già confessato e l'ha accusato, gli ha fatto credere che c'erano una serie di verbali che lo accusavano. In realtà quel plico di carte era una risma appena estratta da un cartoccio di carta per fotocopiatrici, di fogli completamente bianchi, che lui gli ha messo sul tavolo coperti da una cartellina con sopra scritto il nome della persona che veniva interrogata. E così questo, vista quella mole di carte che pensava essere accuse nei suoi confronti, è crollato. Allora Di Pietro è arrivato molto tardi alla cena con Davigo Colombo e naturalmente si è preso gioco di loro, perché là dove non erano riusciti loro a far crollare l'inquisito, diciamo, a tenuta stagna, quel pannolino che non faceva trapelare nemmeno una goccia di pipì, era arrivato lui e proprio le cascate del Niagara erano uscite. Ecco, c'era anche un'astuzia nell'interrogare che arrivava dal periodo del poliziotto. Ecco, da questa... Sì, è vero, questo fatto è accaduto, non lo metto in dubbio, però cerchiamo di trovarne la sintesi di questa vicenda. Guardate, alla fine un processo cos'è? L'accertamento di un fatto. E un processo è giusto quando ogni volta il fatto processuale riscontra il fatto reale. Dico questo perché sento spesso dire, quando alla fine di un'inchiesta uno viene assolto e dice il magistrato è stato sconfitto. Ma perché? Il magistrato è come il medico radiologo che accerta se tu hai una malattia, se ti fai i raggi, ma se non ce l'hai è contento pure lui. E così pure il magistrato fa un accertamento e se tu sei innocente, ma la innocenza processuale corrisponde al fatto che sei veramente innocente, è contento pure il magistrato. La fregatura dove sta? E l'ingiustizia dove sta? Non quando viene assolto qualcuno su cui c'è un'indagine, ma quando viene assolto qualcuno che ha commesso il fatto, per cui le prove non sono state trovate, per cui le prove non sono sufficienti, per cui si è riuscito a non farsi scoprire. Allora, la sconfitta per la giustizia non è quando qualcuno viene assolto, la sconfitta è quando qualcuno viene assolto essendo colpevole, viene condannato essendo assolto, essendo innocente. Questo credo che sia ovvio. Allora in questo gioco, perché ho fatto questo discorso nobile prima per poi andare a parlare in Di Pietrese? Per un motivo molto semplice, perché rispetto a un fatto vero, processualmente parlando, chi te lo può raccontare? Ma prima che processualmente, naturalisticamente parlando, chi te la può raccontare? O chi l'ha fatto? O chi l'ha subito? O chi l'ha visto? Non ci sta niente né Cristo né Madonna. Cioè, voglio dire, come un omicidio, non te lo racconto solo chi ha ammazzato, ma una lesione te lo racconto. La vittima, tra l'altro, non può raccontarlo. Per questo te lo racconto solo quello. Ma in tutti gli altri casi, se io do uno schiaffo a lui, chi lo può sapere? Io che gliel'ho dato, lui che l'ha preso e lei che l'ha visto. Tutto il resto delle indagini sono tutti corollari che servono ad arrivare a quel punto. Non esiste altro, provate a riflettere. Tutto il resto è tutto un corollario per riscontrare questo fatto.
E allora, rispetto al fatto vero, chi lo può dire? E processualmente ti serve che o lo dico io, che l'ho fatto, o lo dice lui che l'ha preso lo schiaffo, o dice lei che l'ha visto. Allora, tutto il gioco investigativo processuale, dove sta? Sta nel riuscire a uno dei tre di farsi raccontare il fatto, possibilmente il fatto vero. Ecco perché poi al racconto ci vuole il riscontro, perché qualcuno può dire una puttanata e allora hai bisogno del riscontro. Io dico che non gliel'ho dato lo schiaffo, lui si fa vedere con sto sbrego in faccia e quindi comincia a essere più credibile perché ce l'ha lo sbrego in faccia. Se poi lì ci sta pure il DNA del mio dito che mi sono fatto male a dargli la botta in faccia, diventa più difficile per me. Ma sono tutti riscontri. Il solo DNA non serve. Serve. Allora, perché ho fatto tutto questo cappello? Per dirvi come si è svolta quella indagine. Quella indagine, come tutte le indagini, come si svolgono? In un rapporto non di forza, ma in un rapporto di convinzione nel riuscire a portare uno dei tre a dirti quello che ha visto, quello che ha fatto, quello che ha subito. E come ci riesci? Nel Medioevo ci riuscivano con le botte. Adesso ci deve riuscire nel rispetto della legalità. Quindi uno dei tre deve avere un interesse processuale a dirti come stanno i fatti. Il primo interesse è quello di chi crede nella legge e vuole giustizia. Ci stanno ancora questi, ci stanno. Dei deviati. E sono dei deviati, ma ci stanno. Ci sono persone che vanno a raccontare al giudice quello che hanno visto, perché non ne possono più. E ci stanno pure questi. Ecco, allora, in questa lotta tra guardie e ladri, tu devi riuscire a mettere in condizione uno dei tre che ti racconti il fatto, che abbia un interesse a raccontarti il fatto, che può essere un interesse di giustizia o un interesse giudiziario. L'inchiesta di Tangentopoli si basa tutto su un reato a concorso necessario, o la concussione o la corruzione, qui ci sarà qualcuno che ha studiato legge, sa che sono reati a concorso necessario, cioè non si possono fare. Lo schiaffo a lui glielo posso dare solo io, l'ho fatto solo io, ma la corruzione per definizione ci vogliono due persone, uno che prende e uno che dà, se non ci sa reato, mica me la posso dare da solo io. Questa è l'evoluzione di Tangentopoli. Adesso sono andati in Parlamento, sono andati al governo, direttamente loro, si sono assegnati direttamente i benefit e non pagano manco la tangente, se la fanno direttamente. Ma questa è l'evoluzione. È l'onanismo della tangente. È l'onanismo questo, della tangente, questo. Il fai da te. Allora, è il fai da te. Questo è il fai da te, perché quando io dico la differenza fra adesso e allora dove sta? Fra questa Tangentopoli 1 e Tangentopoli 2, che adesso c'è l'ingegnerizzazione della tangente, perché nell'eterna lotta fra guardie e ladri, ogni volta che il ladro capisce come la guardia l'ha scoperto, si ingegnerizza finché non si fa scoprire più. Davigo cosa dice? Tu lo sai dire meglio di me. Dice che in effetti Mani Pulite ha fatto una selezione, racconta sta storia tu. E dice che ha migliorato la specie predata perché a furia di correre dietro alle zebre si sono prese le zebre lente ma sono sfuggite quelle veloci. Non so se vi è chiaro. E le zebre, per il fatto che devono scappare, sono diventate tutte più veloci, ma naturalmente per poterle inseguire anche i magistrati, cioè i predatori, hanno dovuto adeguarsi all'evoluzione della specie predata, quindi oggi ci sono anche magistrati più svelti di quelli che c'erano all'epoca, diciamo nella media, poi ce ne sono alcuni che non si muovono proprio imbullonati alle sedie. Volevo dire una cosa, chiedere un'altra cosa di Pietro. Il 93 è l'anno, il secondo anno di Mani Pulite, l'anno in cui Mani Pulite supera i confini della Lombardia e arriva alla politica romana grazie essenzialmente a un episodio, che è l'episodio scandalo, perché è la più grande tangente mai scoperta prima dell'arrivo di Previti, insomma, quindi all'epoca non si conosceva ancora Previti col caso Imissiri, il caso Mondadori, e quindi la maxi tangente Enimont. L'Enimont è una joint venture fra una società pubblica, l'Eni, e una privata, la Montedison, che faceva capo alla famiglia Ferruzzi, Ravenna, Raul Gardini, eccetera, eccetera. Si mettono insieme in una joint venture, poi decidono di scioglierla, e per sciogliere l'accordo Gardini deve rivendere la sua quota all'Eni, cioè allo Stato, gli costerà un sacco di tasse, incasserà anche un sacco di soldi, ottiene dal Parlamento uno sgravio fiscale importante per pagare meno tasse, e in cambio di questo favore
paga una mega tangente a tutti i partiti di destra, di centro, di sinistra, maggioranza e opposizione. 140 miliardi di lire stanziati, 70 milioni di euro di oggi, l'equivalente di quello che si è fottuto Daccò, l'amichetto di Formigoni, quello che lo spupazzava sugli yacht. Pensate quanto poco fa scandalo il caso Daccò rispetto a quanto faceva scandalo lo stesso importo della maxi tangente Enimont. La maxi tangente Enimont va a vari partiti, non a uno solo, va a tutti i partiti e il totale è 140 miliardi. I magistrati ne trovano da attribuire a Tizio e Caio 70, gli altri 70 nessuno saprà mai dove sono finiti. La cosa interessante è che i magistrati, inseguendo quella maxi tangente, e qui subentra anche una quarta figura nel pool di Mani Pulite, importantissima anche perché è l'unico del pool storico che ancora lavora alla Procura di Milano, Francesco Greco, che spesso viene alle nostre feste, che quindi ricordiamo con affetto. Bene, Francesco Greco, Di Pietro e gli altri arrivano fin sulle soglie delle mura leonine, dove ci sono le guardie svizzere, cioè in Vaticano, perché un certo Luigi Bisignani, giornalista, piduista, faccendiere, uno che lo prendono ogni 10 anni ciclicamente, nell'83 l'hanno preso nella P2, nel 93 l'hanno preso con la tangente Enimont e l'anno scorso l'hanno preso con la P4, è uno diciamo regolare, ecco, a ogni decennio lo beccano. Bisignani aveva riciclato, cioè ripulito i soldi di quella maxi tangente dentro le mura vaticane, dentro la banca dello IOR. Credo che abbiate fatto qualche rogatoria, ma che il Vaticano si sia rivelato impenetrabile. Allora, come ora, perché vedete, e lo dico da cristiano, una cosa è la Chiesa, altra cosa è lo IOR. La cosa grave è che lì transitarono soldi non solo frutti di tangenti, ma anche di ridistribuzione davvero anomale, perché anche quelli di Salvo Lima passarono da quella parte e quindi anche soldi che poi andarono a coinvolgere. Salvo Lima era il luogotenente di Andreotti in Sicilia, notoriamente mafioso, che era l'uomo di collegamento fra la politica di allora e la mafia di allora. E però la caratteristica dello IOR è uno Stato estero, il Vaticano, per cui noi dovemmo fare le rogatorie all'estero. Ora, io feci centinaia di rogatori in tutto il mondo, anche all'isola Samoa, perché sai, tutti andavano a nascondere i soldi in questi isolotti strani, cosiddetti paradisi fiscali. Tenete presente che i paradisi fiscali non necessariamente devono essere lontanissimi, però abbiamo avuto risposte da Singapore, da Hong Kong, dalla Nuova Zelanda, abbiamo avuto un mare di risposte. Le risposte non risposte le abbiamo avute da San Marino e dal Vaticano, che sono quelle più vicine. La risposta del Vaticano è stata la più ecumenica. Gentile procuratore, io ce l'ho ancora la copia di quella risposta. Gentile procuratore, apprezziamo molto tutto quello che sta facendo, insomma, un pistolotto di quanto sei bravo, intendiamo darti tutta la nostra collaborazione. E Dio la benedica. Al fine di poter dare, io che cosa gli avevo chiesto? Gli avevo chiesto, guarda caro signore, io ho scoperto che c'è stata questa transazione da questo conto corrente a questo conto corrente presso lo IOR del Vaticano. Per favore, ho bisogno di sapere, puoi darmi tutta la documentazione relativa a questo conto corrente? E lui mi ha risposto, per cui volentieri aderiamo alla vostra richiesta, fateci sapere il nominativo che vi diamo la documentazione. E se sapevo il nominativo lo chiedevo a te. C'è Chi fa la spia non è figlio di Maria, questa è la regola. Fateci sapere il nominativo, cioè capite come funzionava il mondo. Niente di nuovo sotto al sole. Me la ricordo ancora questa cosa qua. Ecco, questo è il dato di fatto, capisci? Voi pensate che questa storia delle rogatorie fu un po' la buccia di banane poi della Prima Repubblica, perché era venuta l'abitudine di andare a portare tutti i soldi all'estero, alle Bahamas, piuttosto alle isole di Jersey, Guernsey e quant'altro. E le grandi aziende per farlo si servivano tutte di società controllate che avevano sede presso questi paradisi fiscali.
Per cui andare a scoprire come avevano fatto i fondi neri era diventato come tagliare il burro, perché tu prendevi un'azienda, guardavi qual era controllata, andavi a fare la rogatoria e veniva a sapere qual era il falso in bilancio e il fondo nero che aveva creato, chiamavi l'azienda, la prima cosa che ti diceva: l'ho data a Giovanni, Nicola e Francesco per non farsi fregare lui. Ecco come, voglio dire, quando dicevamo o lo dici chi l'ha fatto, chi l'ha subito, chi l'ha visto. Il nostro meccanismo investigativo è stato tutto mettere in condizione di conoscere come procedeva la formazione della provvista, quindi l'inversione del meccanismo investigativo, non più nei confronti di chi riceveva i soldi, ma di chi glieli dava. E chi glieli dava, essendo una persona che all'azienda teneva più della moglie, piuttosto che perdere l'azienda, ti diceva chi l'aveva data. E chi l'aveva dato, piuttosto che vedersi accusato di concussione per induzione, che era fino a 12 anni, ti diceva che gliel'aveva messo in tasca e dicendo: mamma mia, chi me l'ha messo questo a me? Senza saperlo. In questo gioco fra le parti, noi ci siamo infilati come un cuneo per mettere l'uno contro l'altro, perché c'è un solo modo, quando un reato ha concorso necessario, farsi dire, perché ripeto, nel reato di concussione non è che ci stanno i testimoni di regola, deve essere proprio uno ciecato se si mette in piazza a fare sto lavoro. Allora l'unico modo per scoprirlo è che te lo dici chi l'ha dato, chi l'ha preso. Per farglielo dire bisogna rompere il muro di omertà fra il concussore e la vittima, oppure fra il corruttore e il corrotto. Per rompere il muro di omertà ci deve essere un interesse processuale, e per fare questo c'è bisogno che ci siano due tipologie di reato: uno la concussione, l'altro la corruzione, in modo che tu puoi andare da colui che dava il denaro e diceva: ma tu gliel'hai dato perché sei vittima o perché sei complice? Oh, l'amore alla Madonna, è chiaro che sono vittima, che mica sono scemo. E allora andavi da quello che l'aveva preso: ma tu è vero che l'hai violentata come quello? Ma quale violentata? Me l'ha messo in tasca. E io dicevo no, e poi sono andato a casa e non mi sono accorta per in tasca. Allora in questo giochino, ma voi scherzate? Ma in questo giochino investigativo del poliziotto di Pietro che si è risolto a mani pulite, non è che c'è stato bisogno di sa che cosa. In questo meccanismo portato all'estrema, perché vi sto raccontando sta storia? Non per farvi ridere di cosa è successo 20 anni fa, ma per farvi piangere di cosa succederà settimana prossima. Vi chiamo a testimoni, perché nessuno ve la racconterà. Raccontagliela tu che succederà settimana prossima. Adesso, o vuoi che gliela racconta io? Adesso la teniamo buona, tanto è stato piuttosto efficace in questa sottilissima analisi giuridica sulla differenza fra la concussione e la corruzione. Vediamo. No, perché alla fine ovviamente una delle ultime domande sarà sulla cosiddetta legge anticorruzione, che in realtà è una legge pro concussione che si sta approvando in Parlamento per far saltare il processo Ruby e il processo Penati, ma ci arriviamo fra un attimo. Volevo ancora introdurre capito, perciò mi sono fermato. 2 o 3 temi. Stato un po' in attesa. 2 o 3 temi ancora per riprendere il nostro filo. La maxi tangente Enimont è quella che porta sotto processo e poi condannati tutti i segretari dei partiti del governo di allora. Condannato Forlani, condannato Craxi, condannato Altissimo, condannato La Malfa, prescritto Vizzini, socialdemocratico, e poi tutti i tesorieri e altri che non erano segretari ma avevano preso la loro parte, Pomicino, De Michelis, eccetera. E quindi tutta la classe politica nei suoi più importanti esponenti, Martelli anche ministro della giustizia, eccetera, eccetera, decapitata non dai magistrati ma dai reati che essa aveva commesso. Non dimentichiamo, perché una delle leggende nere che accompagnano l'inchiesta Mani Pulite è quella che ci fossero i grandi imprenditori italiani interessati a far fuori quella classe politica per sostituirla con dei politici più malleabili, meno duri, ammesso che quegli altri fossero duri. In realtà l'inchiesta Mani Pulite porta in carcere imprenditori importantissimi, tutti i più grandi imprenditori italiani sono finiti sotto processo, sotto inchiesta, tutti i grandi gruppi imprenditoriali, dalla Fiat a De Benedetti a Ligresti, a Gardini, alle cooperative rosse, ai gruppi Lodigiani, Torno, Pizzarotti, tanto che, visto che siamo qua vicini, omonimo naturalmente soltanto del sindaco, nuovo sindaco di Parma, eccetera, eccetera, finiscono nei guai e finiscono poi in gran parte condannati. L'unico
imprenditore che quando la sua azienda comincia a essere pesantemente coinvolta nelle indagini, invece di collaborare con i magistrati oppure subire le conseguenze dei reati che aveva commesso la sua azienda, decide di intraprendere un'altra via, è Silvio Berlusconi che, anziché farsi processare, diventa Presidente del Consiglio, entra in politica e diventa Presidente del Consiglio, sebbene avesse molte indagini già aperte sulle sue aziende, o meglio, proprio perché aveva molte indagini aperte sulle sue aziende con Confalonieri, il fratello Paolo, manager come Brancher, eccetera, eccetera, che erano stati o inquisiti o arrestati. Silvio Berlusconi vince le elezioni nel marzo del 94 e appena forma il suo nuovo governo, nell'aprile del 94, tenta il colpo grosso, il colpo gobbo, tenta di portar via a mani pulite quello che era l'uomo simbolo Di Pietro, proponendogli di fare il ministro dell'Interno, mentre Ignazio La Russa, che era avvocato a Milano e conosceva benissimo i magistrati, in particolare Davigo, quel noto comunista di Davigo, lo dico per scherzo, Davigo non è certamente un comunista, è un uomo d'ordine, è un uomo che in un paese normale sarebbe di destra, in Italia ovviamente una persona normale, anche se di destra, non può dirsi di destra in questo momento e quindi diciamo si tiene le sue idee e si tiene fuori dalla mischia, ma La Russa propone a Davigo di fare il ministro della giustizia, quindi se Di Pietro e Davigo avessero accettato, probabilmente al primo Consiglio dei Ministri già avrebbero fatto una retata, perché in quel governo c'erano Previti Berlusconi e altri noti galantuomini vecchio stampo. Bene, Di Pietro incontra Berlusconi che gli offre il Ministero dell'Interno nello studio di Previti, che all'epoca nessuno conosceva ancora come il corruttore dei giudici romani, ma era conosciuto semplicemente come l'avvocato di Berlusconi, civilista, ed era impredicato di diventare ministro della giustizia, anche se Scalfaro poi disse l'avvocato di Berlusconi, ministro della giustizia no, e infatti diventò poi ministro un altro avvocato che però non era l'avvocato di Berlusconi, e cioè Alfredo Biondi. Bene, come andò quell'incontro, quel primo incontro con Berlusconi, tra Di Pietro e Berlusconi nello studio Previti in via Cicerone? Che era lo studio Previti, l'ho saputo quando l'ho visto e quindi me ne sono andato. Ma volevo fare una premessa, perché vi ricordate prima Marco Travaglio ha ricordato i politici che in Enimont erano stati condannati nella famosa tangente di Enimont. Uno dei politici si chiamava Bossi. No, perché adesso sembra che e la Lega ha perso la verginità all'improvviso. Adesso sembra che è successa una cosa che nessuno poteva immaginare. Veramente, se viene condannato un'altra volta gli devono dare la recidiva. Soprattutto, vi prego di guardare, sempre con riferimento a quello che dobbiamo dire alla fine, che succede la settimana prossima, perché probabilmente il voto della Lega potrebbe essere decisivo su quella soluzione. E andiamo a vedere cosa farà la Lega sul reato, sulla corruzione, sulla riforma dei reati contro la pubblica amministrazione e quindi per la lotta alla corruzione. Perché già settimana scorsa, quando si è votato il nostro emendamento che prevedeva la non candidabilità delle persone condannate, la Lega ha votato contro questo emendamento. Quindi voglio dire... c'è anche Maroni condannato definitivo, quindi sarebbe un'ecatombe per la Lega. Me ne rendo conto, però vi rendete conto di come l'informazione ha bisogno di uno sguardo profondo? Perché qui, se non ci fossero alcune persone indipendenti sul piano dell'informazione, voi sapreste un'altra verità. Io Tangentopoli che leggo su certe quotidiano, che vedo raccontato su alcune parti, è una storia che non l'ho vissuto totalmente diversa. Ma torniamo a noi. Tu mi avevi chiesto
mi avevi chiesto l'incontro. Cosa succede? Noi tutti immaginavamo meno che ci potesse essere questa questione. Il Cavaliere vince il Cavaliere, a un certo punto arriva, quando prende diciamo così, il giuramento, va dal Capo dello Stato, tutte le agenzie dicono che è andato dal Capo dello Stato, che è Scalfaro, arriva una telefonata, io sono a Roma insieme al colonnello Gallitelli, allora, che era il capo della polizia giudiziaria dei Carabinieri, e sto facendo alcune attività di indagini proprio su Mazzette Romane. E arriva la telefonata in cui si dice: dall'ufficio del Presidente della Repubblica cercano il magistrato Di Pietro. Oh, Madonna, comandi. Arriva questa telefonata e era il segretario generale del Presidente della Repubblica, o chi per esso, che dice: le passo il Presidente del Consiglio incaricato. Va bene. Allora, sì, sono il Presidente del Consiglio, mi perdoni, avrei bisogno di parlarle, sono qui davanti al Presidente della Repubblica, che abbiamo parlato di lei, abbiamo bisogno di parlare con lei perché abbiamo bisogno di lei. La Madonna. Cioè, voglio dire, qualsiasi cittadino non può che dire sì. Non possiamo vederci dalla Presidenza della Repubblica, io non ancora prendo possesso, può venire in via Cicerone 60, 40, 42, qualcosa del genere. Adesso il numero civico non me lo ricordo perfettamente, ma è sempre quello. Io sono... E davanti alla sede del Fatto, ci passiamo davanti tutti i giorni quando andiamo a lavorare. Io sono nella caserma dei Carabinieri, dico va bene, ci vediamo fra 2 o 3 ore, eccetera. Vado lì, come arrivo lì vedo sotto già tanti giornalistici. Ah, no. Salgo sopra, studio Previti. Entro dentro e mi trovo Dell'Utri, Previti, Berlusconi, Letta. Stringi, vuole fare il ministro dell'interno? Ma no, non so che fare. Telefona a Davigo. Davigo, pure a me. Giuro, è successo proprio così. Pure a me è venuto, se voglio fare il ministro della giustizia. E tu, io a lui, vai a chiedere a Borrelli, come dobbiamo comportarci? Nel frattempo, Scalfaro, che evidentemente ha assistito e è stato informato, Scalfaro, Presidente della Repubblica, ha assistito e è stato informato di tutto questo marchingegno che aveva messo in piedi lui, perché se non l'avesse fatto dalla Presidenza della Repubblica, chi viene in mente una cosa del genere? Ma quando viene fatta la Presidenza della Repubblica, tu sei io sono un pubblico ufficiale, sei un magistrato, la prima cosa che fai dici obbedisco. Il Presidente della Repubblica, Scalfaro, telefona a Borrelli e gli dice: oh, che questi stanno facendo un casino. Borrelli era il procuratore capo, Borrelli era il procuratore capo, il quale Borrelli dice a Davigo: oh, ma hai visto che sta succedendo? E dice a Davigo: mi raccomando, sta attento. Sì, Davigo telefona a me: oh, guardi che sta succedendo questo marchingegno. Non so chi è stato prima dei due, lui a Milano, io a Torino, io a Roma. Abbiamo detto: guarda, no grazie, non accettiamo. Ora credo che nella storia italiana, che 2 italiani rifiutano di fare il Ministro della Giustizia e il Ministro della Giustizia, non l'ho più visti, non l'ho più sentiti. Questo è successo. Di Pietro, 6 dicembre del 94, Di Pietro ci ha messo del suo perché ha commesso degli errori, come lui stesso ha riconosciuto, nel passato, cioè nel periodo in cui era magistrato a Bergamo, prima di andare a Milano, ha accettato un prestito, ha chiesto e ricevuto un prestito da un suo amico che lavorava in un'assicurazione, il cui capo poi di questa assicurazione è finito sotto inchiesta, prestito di 100 milioni di lire e una Mercedes usata in prestito perché aveva fuso l'aritmo, non so che cosa aveva fuso. Su quella vicenda viene costruito un dossier che passa per le mani di Paolo Berlusconi, di Cesare Previti, viene mandato al Ministero, viene aperta un'ispezione segreta che però gli viene comunicata in modo da fargli capire che o se ne va o viene sputtanato non soltanto lui ma tutta l'inchiesta, proprio nel momento in cui il pool di Milano ha raccolto le prove del coinvolgimento di Silvio Berlusconi in persona nelle tangenti della Fininvest alla Guardia di Finanza, e quindi Di Pietro lascia
vorrei chiedere quell'errore, bastava chiedere un prestito in banca e non sarebbe mai successo, ha cambiato la storia d'Italia, o avrebbero trovato comunque il modo per ottenere le dimissioni di quello che era diventato in quel momento l'uomo più popolare d'Italia e di cui Berlusconi aveva il terrore, tant'è che aveva cercato di portarlo via alla magistratura perché temeva il suo ingresso in politica con un partito delle mani pulite? Prima di venire qua, una persona, un giornalista mi ha fatto una domanda, una serie di domande, poi una, credo che sia ancora qua in mezzo, questa giornalista bravissima, una domanda mi ha detto: ma se lei dovesse tornare indietro, cosa rifarebbe e cosa non farebbe? Potessimo vivere 2 volte, benedetto il Signore, ognuno di noi è frutto delle proprie esperienze. Detto questo, però, l'azione del dossieraggio è un'azione molto, diciamo così, drammatica, perché il dossieraggio non è un'attività con cui viene riferito il falso viene scoperto immediatamente. Il dossieraggio vero è quello con cui si prendono notizie in realtà neutre e intorno ci si costruisce tutto un telefilm per fare apparire da quel fatto neutro una serie di anomalie di comportamento, un'anomalia di risultati. È quel che è capitato a me. Io certamente, se dovessi tornare indietro, farei delle scelte diverse, ma quando le feci in buona fede e feci quel che normalmente si fa, non è che non si fa. Certamente, cioè io, è vero che in un momento delicato della mia vita, per ragioni personali, ho chiesto un prestito e l'ho restituito. Quando ho fatto l'inchiesta a Mani Pulite l'avevo già restituito, non è che l'ho restituito ieri, l'avevo restituito prima. Ed è vero che l'ho chiesto a un amico e che lavorava, era un dipendente di una persona che a sua volta poi si è andata a vendere l'anima, eccetera, eccetera. È vero anche che se dovessi tornare indietro farei prima a chiedere alla banca che chiedere all'amico. Ma l'anomalia sta nel fatto in cui, nel momento in cui ti devono fermare, non è che ci sta solo la bomba, ci sta anche la delegittimazione. A me è capitato questo, e se ci fate caso, ogni volta che si cerca di arrivare ad un certo livello scatta sempre un meccanismo di delegittimazione. Io vi lo dico adesso, se voi provate a rileggere, faccio un caso adesso, no? Prendo un caso, prendete Grillo e il suo movimento, che sta avendo il successo che sta avendo, ma avete visto alcuni organi di informazione come hanno cominciato a fare attività di dossieraggio non tanto su di lui, ma quando soprattutto su Casaleggio che ci sta dietro, immaginando che dietro chissà chi pulite, ma soprattutto a me interessava dimostrare che non avevo fatto niente di illecito, avevo bisogno di farmi io giudicare, e credo che mi darai atto. Io mi sono fatto giudicare dai magistrati di Brescia, e dove in ogni procedimento è stato sentenziato che il fatto non sussiste. Il fatto non sussiste in termini naturalistici vuol dire che se fosse stato accusato di omicidio, il morto era vivo, non so se mi spiego. Quindi il fatto non sussiste. Però è l'unico modo che avevo per poter portare a casa e riportare a casa un po' di onorabilità. Resta l'amarezza perché quando uno fa il proprio dovere dovrebbe essere lasciato in pace a fare il proprio dovere. È un po' quel che è successo anche a Luigi De Magistris. Luigi De Magistris se n'è dovuto andare perché ci hanno costruito un telefilm intorno. Adesso dicono, di Luigi, ma tu quello che hai fatto alla fine non è stato condannato nessuno. Per forza, me l'hai mai fatto andare via prima, come faccio a saperlo? Cioè le inchieste sulla corruzione, le faccio un esempio, l'inchiesta Mani Pulite era un'inchiesta che aveva circa 1 milione di pagine. Ora, se un'inchiesta per omicidio c'è il morto lì, può arrivare un altro e può farlo, ma un'inchiesta con 1 milione di pagine dove gli atti sono formalmente tutti corretti e che dove tu devi leggere dietro gli atti cosa non c'è scritto che devi capire, e soltanto chi man mano fa capisce dove deve andare a sbattere. E se tu fermi una persona nel mentre fa l'indagine, fermi l'indagine. Questo è il dramma dell'inchiesta Mani Pulite. E allora, come ora, come vedete, c'è ogni volta qualcosa che lo ferma. Prima si fermavano le persone, addirittura con le bombe, perché voi non sapete, ma l'inchiesta Mani Pulite ha avuto un grande collegamento con
Mafiopoli a Palermo. Ha avuto questa grande, e credo che forse è meglio che ve lo racconta lui, tutto il ruolo che ha avuto Filippo Salamone e compagnia Belli in questa situazione. Tenete presente che quando io sono stato sottoposto a indagine a Brescia c'è stata una persona condannata in via disciplinare, l'unica persona condannata è il magistrato che mi ha inquisito. È chiaro il concetto, è vero o no? L'unica persona condannata per via disciplinare dal CSM. E anche questo vi dovrebbe far riflettere su questa questione. L'anomalia dove sta? Che all'epoca comunque la si prendeva quella persona. Adesso l'ingegneria del sistema è tale per cui non c'è manco più bisogno di fermare la persona, perché all'interno del sistema, all'interno del Parlamento, si decide l'impunità lì dentro. Cioè De Gregorio è stato fermato da una maggioranza trasversale l'altro giorno, dove se ci sono state 60 franchi tiratori non possono essere soltanto i 20 della Lega, c'è stato pure qualche altro di altro partito, non eravamo certamente i nostri. Se oggi come oggi non si può procedere più per certi reati è perché in Parlamento sono state fatte delle leggi per cui sono stati sbiancati i reati, per cui se certe prove non sono più prove, perché sono state fatte leggi per cui sono state eliminate le prove. Allora io credo che su questo dobbiamo riflettere, fino a che punto possiamo permetterci di stare a guardare nel mentre un certo sistema, che questa è la P2, di potere, che ha un po' di politici, un po' di magistrati, un po' di giornalisti, un po' di uomini di governo, un po' di banchieri, insomma, il sistema di potere in realtà ti dà una democrazia formale, ma di fatto siamo ancora a regime di dittatura sostanziale. Ultime due domande sull'attualità. La prima è la legge anticorruzione, un testo presentato dal ministro Severino, ormai ridotto all'irriconoscibilità da una serie di emendamenti che lo stanno sfigurando. Naturalmente non interessa più tanto il reato di corruzione in questo momento. Perché? Perché in questo momento Berlusconi e il braccio destro di Bersani, cioè Penati, hanno processi per concussione. Berlusconi è imputato di concussione per induzione nei confronti dei funzionari della Questura di Milano affinché rilasciassero Ruby nelle mani di Nicole Minetti, che poi l'ha girata a un'altra mignotta, mentre invece Penati è imputato anche lui, tra l'altro, di concussione per induzione. La concussione per induzione è quando io non ti faccio violenza perché tu mi dia i soldi, ma ti faccio capire che ti conviene darmi quello che io ti chiedo. Ti conviene, funzionario della questura, rilasciare Ruby perché io sono il Presidente del Consiglio. Ti conviene, imprenditore, darmi le tangenti perché io sono il Presidente della provincia. Allora è sulla concussione che si stanno concentrando le attenzioni e di fatto la concussione per induzione non c'è più. Cambia nome, cambia pena, la pena si abbassa, la prescrizione si abbassa, c'è una cesura tra il reato contestato nel processo Ruby e nel processo Penati e nel reato nuovo che cambia nome, cambia pena e cambia tutto. Credo che fosse di questo che Di Pietro vuole parlare, perché anche lì c'è una convergenza di interessi PDL, PD-L, come dice Grillo, per arrivare a una sostanziale demolizione del reato di concussione per induzione. O sbaglio? Esattamente così. Vedete, stiamo in Parlamento approvando la nuova legge anticorruzione, che contiene un sacco di belle parole. Vedrete, i giornali di regime ve la racconteranno elencandovi gli articoli. Si parla di trasparenza, di efficienza, di tante belle parole. Ma di fatto, se vuoi combattere davvero la corruzione, il malaffare, devi prendere delle decisioni ben concrete. La prima, la non candidabilità delle persone condannate. Questo emendamento non lo vogliono approvare. È un emendamento nostro. Noi diciamo... Strano, no? È strano. Non lo vogliono approvare. Dicono
che al massimo potrebbero approvare la non candidabilità delle persone condannate in via definitiva e solo per reati di mafia. È la Madonna. Ma anche per strage forse, ti concedono anche per strage. Io adesso lo dico a voi, perché anche in questo caso mi manca Piercamillo, vedi, ci voleva Piercamillo. Piercamillo è lucidissimo nel spiegare Non le cose. poteva perché abbiamo spostato l'incontro, era previsto la settimana scorsa. Ma ascoltatelo, perché Piercamillo dice sempre: una cosa è la responsabilità penale, questa è personale, tu sei innocente fino alla sentenza penale, alla sentenza definitiva passata in giudicato, per l'amore di Dio. Ma altra cosa è la difesa sociale e l'interesse del singolo, e faceva sempre questo esempio. Ma se benedetto il Signore, io ogni volta che vado al cinema lascio le chiavi di casa al mio vicino, perché nel caso dovesse venire un incendio o qualcosa, lui può intervenire immediatamente, e mentre torno dal cinema vedo che il mio vicino di casa sta scappando via da casa mia con tutta l'argenteria in mano, è vero, quello è innocente fino a quando non lo condanneranno, e anche quando l'hanno condannato in primo grado è innocente ancora sul piano personale, come diritto costituzionale, e anche quando l'hanno condannato in secondo grado sarà ancora innocente. Uè, ma tu le chiavi di casa la prossima volta che vai al cinema glielo dai lo stesso fino a quando non viene condannato con sentenza penale passata in giudicato. Tradotto: una cosa è l'innocenza del singolo accusato di qualcosa che aver commesso, altra cosa è, per principio di difesa sociale, dovrebbe essere obbligatorio che chi svolge un incarico pubblico ed è accusato di un reato grave, specialmente se è stato già rinviato a giudizio o se è stato già condannato, quindi non nella fase delle indagini ma nella fase processuale, dopo che già si è formulato un capo di imputazione, in quel caso io credo che sia un interesse della società sapere prima se chi mi governa è un delinquente o una brava persona, non saperlo dopo, che dopo non me ne frega più niente. Questo è il tema che noi poniamo al Parlamento e che dico oggi e che sto ripetendo, e da 15 giorni che sto dicendo in Parlamento non mi vogliono ascoltare. La seconda questione qual è? La seconda questione che non vogliono approvare, e questa è una responsabilità ancora più, anche il PD qua la pensa così, purtroppo, perché quando fosse il PDL, voglio dire, tu non puoi chiedere a un impiccato stringiti la corda, ma benedetto il Signore, questi però. Allora, l'altra questione che io pongo qual è? Avete capito come funzionava e come funziona Tangentopoli? Funziona un meccanismo per cui il sistema è tale per cui devi pagare se vuoi far parte del sistema. Devi pagare se vuoi far parte del sistema. Io ho interrogato un signore di 80 anni che dopo 8 ore di interrogatori non voleva confessare, mi stavo quasi arrendendo, mi hanno detto: ma mi pare che tu fai sul serio. Mo ti dico io come stanno le cose. E dimmi, allora, dal 1947 ti dico gli unici 3 casi che non ho pagato. Ho interrogato un ragazzo giovane dopo 29 anni che dopo 3 secondi ha confessato. E quante appalti hai fatto? Io solo 3. E quante volte hai pagato? 3 volte. E perché hai pagato? Non lo so. Te l'hai chiesto? No. Gliel'hai offerto? No. E perché l'hai fatto? Perché così faceva papà. Un meccanismo tale per cui il sistema, se ne vuoi far parte, è quello per cui deve pagare. Si chiama, come diceva lui, concussione per induzione. Perché? Perché nel reato dei pubblici ufficiali della politica non c'è la violenza fisica, ma c'è lo spintaneo. Non è spontaneo il pagamento, è spintaneo. Se vuoi far parte del sistema. Allora, soltanto mantenendo ferma la distinzione fra concussione e corruzione, che tu cerchi di rompere il sistema. Quale emendamento ha proposto l'Italia dei Valori? Primo, di non cambiare questa regola. Secondo, di modello Cernobbio, 94, te lo ricordi? Modello Cernobbio. Se nei 3 mesi successivi a quando hai pagato e prima che la notizia di reato sia iscritto nel registro notizia di reato della Procura della Repubblica, prima che sia stata scoperta. Chiaro, prima che sia stata scoperta nei 3 mesi scritte notizie di reato, cioè vale a dire prima che sia stata scoperta e nei 3 mesi successivi, una delle 2 parti va a dirlo al magistrato o a chi per esso, non è punibile pur essendo riconosciuto colpevole. È un meccanismo nuovo che cerca cioè di rompere il muro di omertà
necessitato e necessario fra chi la dà e chi la riceve. Rende conveniente andare a raccontare prima che vada a raccontarla l'altro. Allora, è chiaro. Allora ognuno dice, Madonna, prima che va a raccontarlo... Cioè tu devi mettere l'uno contro l'altro. È un meccanismo investigativo necessario. Qual è la norma che stanno facendo? Primo, bocciano questa proposta ancora, che non l'ho fatta io, l'hanno fatto illustri giuristi e l'abbiamo proposto dal 1994, da come funzionava Tangentopoli, in un convegno a Cernobbio, e da allora che ogni volta lo riproponiamo, e da allora ogni volta ci dicono sì, è una bella notizia, ne riparleremo. E così questa è. La questione qual è più grave però? È più grave la questione per cui all'interno di questa proposta eliminano il reato di concussione per induzione, cioè il reato di cui vi ho parlato prima, che ha permesso di fare la prima Mani Pulite e che fermerà non solo il processo di Ruby, non solo il processo di Penati, ma fermerà d'ora in poi l'interesse a rompere il patto di omertà. È proprio questo, perché tolgono il reato di concussione per induzione, cioè la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione prevede non di aumentare, ma di ridurre la lotta, cioè perché tolgono questo reato e dicono di più, perché questo vi diranno, non date retta a quel solito populista di Di Pietro, perché noi non lo togliamo, lo riconvertiamo in un altro reato, 300, vi dico anche comunque 319 quater, dove non è più vittima. Ecco, il reato 319 quater, che cos'è? Complici. Dice che per lo stesso fatto che finora uno era il colpevole, uno era la vittima, o comunque così si potevano andare a presentare, adesso sono tutti e due colpevoli di reato di corruzione. Allora tu mi devi spiegare una cosa, ma uno deve essere proprio cornuto e mazziato, perché devi necessariamente pagare se non puoi accedere alla commessa. Ma una volta che paghi, se vai a parlare sei pure condannato, quindi state zitto, non parla più, Ecco qual è la proposta di riforma dei reati contro la corruzione che farà. Zitto e paga, questa è la Zitto regola. E paga. Ultima domanda, perché poi questo però è il tema su cui io lo dico qua, parlando anche una volta tanto di politica, perché oggi mi sono incavolato anche con Bersani e compagnia. Su questi temi e su questo tema l'Italia dei Valori non lo fa l'alleanza con il PD, mi dispiace. E su questo, mentre arrivano gli artisti per il grande concerto che c'è fra un minuto, vorrei chiudere con quello che è successo oggi, perché in un incontro pubblico organizzato dalla FIOM, segretario Maurizio Landini, c'è stata praticamente lo strappo ufficiale, definitivo forse, ma ce lo dirà lui, della foto di Vasto, perché Di Pietro ha accusato il PD di fare inciuci con il governo sull'articolo 18, di averli fatti peraltro con la fiducia, e poi di spartizione nelle nomine delle autorità teoricamente indipendenti. Barzelletta. Bersani ha risposto quasi minacciando querela, dicendo non accettiamo diffamazioni, le cronache dicono che è stato fischiato dagli operai della FIOM, Vendola mi pare che non si sia schierato, ha detto state bravi, non litigate, come se fosse una lite di condominio, e i giornali domani diranno che Di Pietro andrà da solo, mentre Bersani ha già l'accordo con Vendola. È così? Sì, diranno così i giornali, come al solito mistificando la realtà, perché in realtà io non voglio andare da solo, io voglio costruire un'alleanza per mandare a casa il governo delle destre, però non posso in alternativa costruire un governo che da questa parte fa le stesse cose che fa il centrodestra da quella parte. Perché cambiando l'ordine degli addendi, direbbe mia sorella Concetta, che pure matematica non l'ha fatta, la somma non cambia. E allora la questione è molto semplice, non si deve smettere da questa ipocrisia. C'è la manifestazione della FIOM e vai a dire solidarizzo con voi, vai in Parlamento e fai l'esatto contrario. Si deve essere coerenti, e chiudo allora con la politica, come appunto Concetta diceva e dice sempre, mi dice sempre. Devi dire quel che fai e devi fare quel che dici, perché la gente la seconda volta ti manda all'altro paese.
Grazie all'onorevole Di Pietro, grazie mille. Vi lasciamo al concerto e riparleremo di No, mani... Marco, stai con me. Vi riparleremo di Mani Pulite domattina dal punto di vista di noi giornalisti, perché ne parleremo con gli altri due colleghi che hanno scritto insieme a me il libro Mani Pulite, cioè Peter Gomez e Gianni Barbacetto. Credo alle 11:30, credo anche su questo palco. Credi se non- bene, Perfetto. credi bene, bravo. Però resta qui un secondo. Vuoi restare anche lei, onorevole? No, Cantare. un momento, si canta, è un momento canterino. Io veramente ai miei tempi facevo cantare, come cantavano? Non abbiamo dubbi.